Benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di raccontare un coacervo di rabbia, oscurità, ma anche musicalità di gran effetto, anche grazie al cantato in italiano. Qualche settimana fa, nella recensione di Memorie dei Blackstar Nostrani Eruca, se vuoi puoi recuperare il link qui in alto a destra, parlavamo di come l'italiano non sia una lingua facile. Se non si riesce a integrarlo bene nella propria musica, può rivelarsi controproducente. Tuttavia è anche vero che se studiata a dovere, la nostra lingua madre può anche diventare un punto di forza, come dimostrano per esempio gli Ulfetnar. Chi ha scritto questa recensione si era imbattuto in loro nel 2019, in apertura al Mr. Folk Fest. Nonostante in quell'occasione fossero una mosca bianca a livello stilistico, avevamo comunque trovato questa band di Roma interessante. È anche per questo motivo che abbiamo accolto volentieri la possibilità di recensire Il culto dell'agonia. Secondo full length degli Ulfetnar, uscito lo scorso 6 giugno, è anche il primo cantato tutto in italiano, seppur la band avesse già sperimentato con la nostra lingua in alcuni brani dell'esordio Mortalitaire. È una scelta che nel caso dei capitolini dà i frutti sperati. Merito anche di un comparto vocale quasi sempre intelligibile, ma non per questo meno aggressivo, anzi. Michele Eclipsis Cacciari graffia che è una meraviglia, specie quando usa lo scream, ma anche il suo growl gutturale è apprezzabile. Questo tipo di cantato è messo al servizio di un black metal che di base sarebbe classico, con giusto qualche piccolo influsso death. Gli Ulfetnar però non si accontentano di copiare i grandi nomi, come fanno molti. La loro tendenza è piuttosto di rimaneggiare il genere per dargli una musicalità diversa. Non è proprio da black melodico, anzi, il culto dell'agonia rimane parecchio abrasivo, ma conferisce a ogni canzone una personalità ben distinguibile e spesso ricordabile anche senza troppi ascolti. In parte il merito è della relativa semplicità degli Ulfetnar. Per quanto non lineari, le loro composizioni non sono mai troppo intricate. L'abilità maggiore dei romani è però negli spunti espressi con consapevolezza e maturità. In pratica, ogni brano nel culto dell'agonia ha un guizzo, un passaggio, un'idea che colpisce e alza l'asticella. È un'abilità non da tutti e riesce a far brillare il gruppo ben al di sopra della media. La qualità raggiunta dagli Ulfetnar è ben udibile all'interno di brani come Terco, che sfiora a tratti quasi il black metal epico e incide con gran parte dei riff e delle maschie melodie espresse dalle chitarre di Manuel Evnar Miniocchi e di Matteo Gorio Rampazzo. Oppure come Odio Eterno, misantropa come suggerisce il titolo stesso, con tante dissonanze che la rendono oscura in maniera penetrante. Tuttavia, il pezzo migliore è senza dubbio Impetuoso divenire, spesso feroce ma senza mancare di un tocco elegante, che la rende anche orecchiabile, almeno in relazione al genere del gruppo. Anche il testo cantato da Eclipsis aiuta a un risultato che alla fine è davvero di impatto. C'è da dire a questo punto che all'interno de Il culto dell'agonia non tutti i pezzi raggiungono i livelli delle canzoni appena citate. Succede anzi che la scaletta a tratti scada un pochino e risulti un filo altalenante, ma è raro. Di norma il livello medio si mantiene ottimo. In generale parliamo di un lavoro solidissimo, breve ma di grande intensità. Chi ama il black metal classico ma è stufo dei soliti cloni dei gruppi norvegesi anni 90 ci andrà a nozze. Se è il tuo caso, o anche solo se sei alla ricerca di un album fresco e valido del genere, l'invito non può che essere di concedere agli Ulfetnar almeno un ascolto. Voto di Heavy Metal Heaven 85 su 100. Per oggi è tutto, se ti è piaciuta la recensione metti il like, condividila e commentala. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.